Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera e buona settimana. Buona settimana perché ci troviamo appunto a iniziare una settimana molto importante, Carlo, quella che mercoledì ci farà vivere la Supercoppa con l'Inter, ma purtroppo un'altra prestazione un po' così del Milan. Le prime domande sono proprio su Lecce. Ti chiedono come ti spieghi l'approccio del Milan a Lecce, del primo tempo. Ma è una domanda legittima, ma è abbastanza inspiegabile perché secondo me anche con la Salernitana all'inizio si era vista la Salernitana un pochino più intraprendente, poi però le cose si sono sistemate subito. Forse quel gol ha dato ulteriore carica alla Salernitana, scusate, al Lecce, e ha Sì. messo invece in difficoltà il Milan. Un Milan in difficoltà con tutti i suoi uomini, quindi non era una questione di un giocatore o l'altro. L'errore l'ha fatto Kalulu, ma Van Dijk ieri in Brighton, insomma nel weekend in Brighton-Liverpool ne ha commesso uno peggio, ma della stessa fattura. Quindi non credo che sia fame, qualcuno dice la testa e la pancia, però se hai la testa non a posto e la pancia non a posto, non fai quella reazione nel secondo tempo, finisci come a Cremona giocando in una partita molle. E invece ha Mm. avuto una bella reazione il Milan, peccato che dopo il 2-2 si sia rifermato. È una squadra che va a 200 all'ora da ormai 2 anni e Sì. mezzo, e ci può essere il periodo un po' di difficoltà, anche perché giocano sempre gli stessi, e adesso speriamo che con l'arrivo dei giocatori che fino adesso sono rimasti fuori si possa, si possa dare un po' di alternativa, ritrovare un pochettino diciamo, di brillantezza. Mm. La partita con la Roma non è lontana, la partita con Lecce è vicina. L'eliminazione col Torino in Coppa Italia non mi interessa perché altre milioni di squadre sono state eliminate, squadra di Ancelotti, di Sacchi, di Capello in Coppa Italia. E adesso vediamo la reazione. Io sono abbastanza fiducioso che sul piano della prestazione si possa tornare a una prestazione da Milan. Poi però ci sarà da verificare, intanto portiamo a casa la prestazione da Milan, ci sarà da verificare invece se le prove del 9 con Lazio, Sassuolo eccetera fanno sì pensare che si sia trattato di 45 minuti, perché Sì. attenzione, nelle ultime 3 partite di campionato, Coppa Italia non mi interessa, il Milan ha giocato bene su 15, diciamo che su 180, su 200 minuti, anzi su 200 sono 3 per 9, 27, su 300 minuti ne ha giocate male 210, le altre non le aveva giocate bene, quindi speriamo che si ritorni alla prestazione. Ma infatti Carlo, in tanti, no? Dicevi tu anche prima, hanno detto la loro sulle cause di questo momento, chi la pancia piena, Tutti, chi la tutti, paura. Tu tutti, tutti. su che versante sei? Perché io onestamente ti dico la mia, io faccio fatica a pensare che sia pancia piena dopo solamente un campionato, mi sembra molto strano, non so tu cosa ne pensi. Io penso che non sia pancia piena, ma sia testa piena, nel senso che i giocatori sono sottoposti a 2 anni e mezzo, visto che non sono giocatori, usiamo un termine tennistico, non giocano di braccio, cioè non è che Mm. sono fermi, hanno una classe così immensa, si mettono in mezzo al campo e fanno correre l'avversario. No, il Milan è una squadra che ha un buon braccio, ma deve correre molto ed essere sempre massimamente concentrata, come un tennista. Non può adagiare, Federer, tanto io vinco, no. E quindi il Milan, secondo me, sta un po' pagando questi 2 anni e mezzo intensi, però l'ha pagato in un tempo con Lecce. Ripeto il concetto, con la Roma e con la Salernitana non l'aveva pagato. Vediamo. Un indizio non bello Mm. è che non chiamiamolo ritiro punitivo, lo pensiamo tutti, ma non si può chiamare. E allora diciamo che le 2 notti a Milanello, che così non ci disturba nessuno, le 2 notti a Milanello secondo me sono un segno. Sì, forse sono un po' un campanello d'allarme anche perché l'ha ripetuto anche Pioli, Pioli in conferenza. Pioli, ma due volte in 10 giorni, ma. E attenzione, io metto un Pioli arrabbiato furente da quello che so, Mm. anche dopo la partita con Lumezzani. Perché la partita con Lumezzani non conta, non è l'amichevole con Arsenal,
ma l'atteggiamento, cioè il Lumezzane aveva giocato facile tutta la partita anche se ha perso 3-2 e io Mi ricordo ricordo. delle partite col Seregno quando poi siamo andati in B, mi ricordo 1-1 a Seregno quando c'era Piotti, Radice in panchina e poi siamo andati in B, nel senso che questi segnali contro squadre non di nome sono emblematiche. Tu devi andare a Lumezzane e vincere 5-0, o non vincere 3-2 all'ultimo minuto. Ma sai, infatti quelle amichevoli a dicembre, poi per carità, come abbiamo sempre detto in quei giorni, sono delle amichevoli, Però eccetera. sono cose che fanno un po' pensare, ecco, senza drammatizzare. Sì, sì, no, infatti, ma assolutamente Pioli, anche perché non ha mai fatto queste cose in questi 2 anni, correggimi se sbaglio, non... Esatto, e poi in 10 giorni 2 volte non sarà no, ma, va bene, dite quello che volete, ma lasciateci pensare quello che volete, Carlo, che vogliamo. in tanti, e prendo la domanda di un tifoso, ma ne sono arrivate diverse, si sono un po' preoccupati per Teo Hernandez, che vedono un po' strano dopo il ritorno dal mondiale. Io Secondo me onestamente... non sta benissimo, secondo Ma me non sta benissimo. quindi intendi Mm. fisicamente proprio? Fisicamente secondo me non sta bene, non so che cosa abbia, ma mi sembra un po' frenato. Mm. Ma neanche nelle altre partite non era il solito Teo Hernandez. Può darsi che sia solo invece stanchezza, dopo gli sforzi che Giroud ha un po' più assorbito, ma siamo stati molto sfortunati a perdere Ballo-Touré. Va bene che c'è Dest, però l'alternativa è Ballo-Touré e a perdere Orighi, perché erano i due giocatori che avrebbero permesso a Teo Hernandez e Giroud di entrare più morbidi. Sì, assolutamente. Poi voglio dire, Teo è uno dei giocatori di questa rosa con più alto minutaggio, quindi vederlo sostituire così penso che sia capitato rarissimamente in questi, da quando Teo è al Milan. C'è qualcosa che non va, e non lo so, se è stanchezza oppure qualche problema fisico, non ho idea. Carlo, io come ultima domanda ti chiedo se ti aspetti qualche cambiamento di formazione rispetto al solito per la Supercoppa. Stamattina si parlava di Kier al posto di Kalulu, non so se Sì, tu... ho detto già da ieri chi potrebbe sostituire Calulu, e, perché sai, magari fisicamente regge bene lo scontro aumenta un po' l'altezza della difesa e lo scontro con Dzeko, che non è un giocatore rapidissimo ma molto fisico. Chiudo, chiudo, che così pensi che io chiuda morbido. Incominciamo a prepararci come Mitridate, prendendo una goccia di queste informazioni al giorno. Cominciamo a prepararci a un Sì. derby il 5 febbraio con Kessie e Cialanoglu avversari. Ah, così, proprio mi dai questa notizia in Sì, chiusura. è plausibile lo scambio Brozovic-Kessie. L'ha scritto Monica Colombo dopo essersi informata con l'Inter e quindi non ho detto che ci sarà, Certo, però però... mentre l'altra notizia dei Pai Correa mi Sì. risulta una bufala, Mm. è plausibile Brozovic che sì, quindi cominciamo a prepararci all'idea Come vi- lentamente che così Carlo, come vivi la cosa? Così di primo impatto, te lo chiedo. fastidiosa. Molto, sono d'accordo. Fastidiosa perché Cialanoglu, vabbè che ha fatto il gesto, eccetera, però era un giocatore che nel Milan quello che doveva dare l'ha dato con fatica, ma poi nel finale ci ha aiutato per arrivare secondi. Che sì, cioè, è un giocatore che io ho sempre ammirato, che ho sempre difeso quando volevano mandarlo via perché non firmava, e vederlo è fastidiosa, mi C'era, dispiacerebbe. c'era anche un legame diverso, mi permetto di dire questo, tra Cialanoglu e il Milan e che sì, è il Milan, forse si era sviluppato qualcosina in più verso la fine. Forse sì, però mi dispiacerebbe, ma cominciamo, ho avvisato, incominciamo a prepararci. Magari non sarà così, ma è plausibile dalle Carlo, notizie che arrivano dall'Inter. grazie anche per avermi preparato a tutto questo. Noi ci sentiamo domani alle ore 19, sempre con Filo Rossonero. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella. Ciao a tutti. Un saluto a tutti, buona serata.